Buongiorno bellissimi! Non è andato tutto come speravo che andasse, però bene o male siamo arrivati, siamo su Pico de Mulhacén, il punto più alto della Spagna, 3479 metri di altitudine. Prima di passare la parola a me stesso introduttivo, vi inviterei di già a mettere un mi piace, a condividere il video e a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, perché sennò poi me lo dimentico. E niente, iniziamo dal principio. Ok, se tutto è andato come spero che andrà, avete visto un'introduzione a questo video dalla cima del Pico Mulhacén, che è la punta, la cima più alta della Spagna. Si trova in Andalusia, vicino a Granada, a un'altezza di circa 3400 e qualcosa metri. E qua mi trovo proprio alla partenza del percorso. La location si chiama Hoja de Mora e da qui non vediamo il Pico Mulhacén, ma vediamo solo il secondo picco più alto della Spagna, che è questo qua. Lo vedete? Non so se si vede. Si chiama Pico Veleta. È un po' più basso, ma comunque sempre alto. In questo momento mi trovo a 2500 metri, quindi avremo un dislivello di quasi 1000 metri per raggiungere il picco, e il percorso per arrivarci è lungo 13 km. Quindi, calcolando un passo lento di 2-3 km all'ora, ci metteremo all'incirca 6 ore per raggiungere il picco. Però vogliamo fermarci una notte nel rifugio Caldera, che è subito prima del picco, per raggiungerlo domani mattina. L'unico dubbio che abbiamo è che c'è ancora neve, non siamo preparati per la neve, abbiamo equipaggiamento estivo e neanche per il freddo della notte, quindi vedremo. Adesso vi faccio vedere anche l'equipaggiamento che ho portato. Questo è l'ampio parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina che abbiamo noleggiato, e si può raggiungere la partenza, quindi questo punto esatto, anche con un autobus. In tutto il periodo estivo c'è un solo autobus al giorno che parte alle 9 di mattina da Granada e arriva qui verso le 9:55-10. Quindi bisogna programmarlo e organizzarsi in anticipo. E vi faccio vedere che, volendo, c'è anche la possibilità di dormire qui all'interno di un alberghe universitario. Ho domandato un po' di informazioni e il costo è di 55 euro a persona, che comprendono cena e colazione. Ecco, quello laggiù in fondo alla strada è l'alberghes universitario, dove potete trovare anche caffè, tostadas e bocadillos. I prezzi sono un po' altini però, perché un bocadillo, che è un panino, è un paninone, ma è un panino, costa 7,50 euro. Quindi se vi organizzate in anticipo a prendere pane e affettato, forse conviene. E niente, adesso vi faccio vedere che cosa metto nello zaino per la partenza e poi partiamo. Ok, nel nostro zainone mettiamo il drone, le maglie termiche e pantaloni termici, 2 cappelli di lana. Ah, e mi sono dimenticato di dirvi che siamo a maggio, a fine maggio, tipo il 30 maggio, quindi è quasi giugno, c'è ancora neve, è un anno molto particolare. Ci hanno detto a Granada che di solito in questo periodo non c'è più neve, però appunto c'è ancora neve e freddo, quindi questo equipaggiamento è un po' inaspettato. Un sacco a pelo pesante, un materassino gonfiabile, un bivac sec, non so come si chiama in italiano. Questo si mette sopra al sacco a pelo e aumenta un po' la temperatura. Il fatto è che abbiamo solo un sacco a pelo pesante, l'altro è molto leggero. Giacca imbottita in piumino, piccolo kit di medicine, batterie dell'Action Cam e microfono, e una traccia frontale in caso di necessità. Dato che non siamo sicuri di trovare acqua lungo il percorso, portiamo 3 litri che mettiamo lateralmente, 4 uova sode, 3 avocado, gallette di mais avanzate, un po' di uva passa powerbank, un po' di cerotti, e infine sopra ci appenderò il secondo materassino. Nell'altro zaino mettiamo il secondo sacco a pelo, quello leggero, un
maglioncino di lana, perché il freddo è veramente l'unica cosa che ci preoccupa, e un po' di cibo in più, però questo è sono le cose importanti. E mentre io preparavo gli zaini, la mia compagna di viaggio ha organizzato la colazione pranzo per riempirci la pancia. Slurp. Ah, la salsa è bolognese. Bolognesa. 10% di carne. Calorie. Ok, zaini pronti. Abbiamo mangiato, siamo andati in bagno, bevuto il caffè, manca solo un'ultima cosa fondamentale. Questo potrebbe essere divertente. È un po' grosso, però sembra solido e dell'altezza giusta. Facciamo braccia. Siamo pronti? Quasi pronti. Ok, partenza ufficiale ore 1:15. Ci abbiamo messo un po' con i preparativi, ma è meglio essere preparati che non andare velocemente. E però il meteo sta dicendo che potrebbe venire una leggera pioggerellina proprio sopra di noi. In tutta la Spagna l'unica nuvola è qua. Speriamo che non sia troppo pesante. Questo comunque non è l'unico percorso per raggiungere Pico Mulhacén, ce n'è almeno altri 2, forse anche di più, e uno di questi ha il doppio del dislivello, quindi un'elevazione di 2000 metri, mentre il percorso che stiamo facendo noi da Hoja de la Mora ha poco più di 800-900 metri di dislivello. Tutti e tre però hanno una lunghezza complessiva di poco più di 20 km e sono tutti suggeriti per 2 giorni di trekking, quindi comunque col pernottamento. Un'informazione interessante è che se non sostate in rifugio è possibile anche il wild camping, quindi dormendo in tenda, ma bisogna prima avvisare l'ente del parco nazionale mandando una mail, dei documenti stampati, firmati, eccetera. Quindi anche questo da considerare un po' prima. Ah. Passata la prima ora abbiamo fatto esattamente 2 km, quindi questa è la velocità iniziale. E a parte il fatto che siamo strafortunati con il meteo, perché per essere l'1 del pomeriggio con questa nuvola non fa caldo, forse ho parlato un po' troppo presto, ma se siamo fortunati, dato che il vento tira di là e da questa parte c'è bel tempo, magari la scampiamo. Ah, questo è uno curioso? No, non abbastanza.
Oh, mi ha soffiato. Oh, sbaglio. Ok, allora, questo è Picco del Veleta, non Picco Veleta, e una persona del posto ci ha fatto notare che in caso di temporale può esserci anche pericolo di fulmini, non solo di pioggia, e questa è una zona che li attrae molto, quindi ci ha suggerito di fermarci nel prossimo rifugio per aspettare che il tempo migliori, anche se per adesso sembra che si stia aprendo. Invece di là, dove dobbiamo andare, perché il Picco Mulasen è laggiù, sta ancora piovendo un pochettino. Quello là è il Picco Mulasen, però per raggiungerlo dobbiamo fare tutto questo giro qua, dietro di là, giù, su, e domani ci arriviamo. Ok, i piedi bagnati potrebbero farci cambiare opinione riguardo alla destinazione. Comunque adesso abbiamo quasi raggiunto un rifugio intermedio. Vediamo se ci possiamo fermare lì, asciugare un po' le scarpe, cambiare i calzetti e nel frattempo il temporale se n'è anche andato via. Però non abbiamo ancora tantissime ore di luce, quindi stiamo a vedere. Ha iniziato con dei bei goccioloni sparsi e una sorta di grandine nevosa, grandine morbida, neve a pallettoni, non so come la potete chiamare, ma se non altro non bagna, rimbalza. Guardate queste piccole pallettine di neve. Camminare su questo terreno senza ramponcini è molto più faticoso, scivolando a ogni passo, e ci siamo lavati tutti i piedi. Eccolo! La Cariuela ha esattamente 3205 metri di altitudine. Vi faccio vedere il rifugio. E facciamo un piccolo break. E
e poi decidiamo se proseguire stasera oppure no. In teoria per raggiungere il prossimo rifugio ci sono circa 2-3 ore, ma con veramente poco dislivello. Riparato. È anche spazioso. Penso che qua tranquillamente ci si possa dormire in 12-15 persone. Abbiamo comunque un punto di salvataggio. Ok, ore 5:45, approcciamo gli ultimi 5 km e in teoria in 2 orette dovremmo farcela. Tra l'altro il percorso sembra praticamente pianeggiante, si vede già da qua, e il meteo anche sta migliorando. Abbiamo fatto una pausa cibo, calorie, energia e ci siamo riscaldati un po' i piedi. Abbiamo dovuto rimettere addosso i calzini bagnati perché abbiamo solo un paio di calzetti di ricambio, quindi fino al rifugio di stasera restiamo coi piedi bagnati e così domani abbiamo i calzetti asciutti per iniziare la giornata e in teoria, se è bel tempo, riusciremo anche ad asciugare questi. Speriamo. Fino adesso siamo abbastanza fortunati. Questa linea qua è il percorso che dobbiamo fare adesso. Come vedete è tutto alla stessa altezza, non ci sono grandi saliscendi. Sono le 6:30 e manca circa un'ora, un'ora e 20, 4 km. Ce la facciamo. Chi sono Massimo e Letizia? Ci siamo quasi e siamo un po' stanchetti, lo zaino pesa. In teoria il rifugio è dietro a questa crestina, abbiamo perso un'uscita quindi dobbiamo arrampicarci un pochettino, però ci siamo, ancora una ventina di minuti e dovremmo arrivare. Ok, abbiamo ritrovato il percorso e quest'ultimo pezzettino è bello ripido. Eccolo! Quello là è Pico Mulhacen. E se superiamo un po' questa neve dovremo vedere il rifugio per stanotte. Il rifugio della caldera, che è anche il nome del laghetto che c'è qua sotto. Si vede qualcosa? Sì! Eccolo là. Lo vedete? Piccolino laggiù in fondo. Non è che sia proprio una bazzecola raggiungerlo in realtà. Il percorso suggerito è questo qua, che fa circa questo giro sul lato della vallata e raggiunge il rifugio, però sembra estremamente pericoloso.
Quindi, sacrificando gli ultimi sforzi che abbiamo fatto per raggiungere questo punto, torniamo un po' indietro e facciamo il giro largo. Un dettaglio interessante è che qua su in cima ci sono queste piccole costruzioni di sassi che servono a proteggere le tende dal vento. Come dicevo, in Sierra Nevada è illegale campeggiare liberamente senza un permesso, ma col permesso si può. Quindi questi sono luoghi adatti. Hai già un filo di vescichina. Prima, quando abbiamo deciso di cambiare strada, eravamo esattamente là sopra e il percorso suggerito dalla mappa è scendendo sul lato quel crinale verticale per raggiungere il rifugio. Oh, cos'è tutto sto vento? Ci siamo quasi. Rifugio Vivac La Caldera, altitudine 3065. Vediamo se c'è qualcuno dentro. Hola! Ok, vi aggiorno domani perché ci sono diverse persone e è meglio se ci sistemiamo e spegniamo le luci. Quindi a domani! Buongiorno bellissimi! Ed è il secondo giorno. Alla fine, ieri sera siamo arrivati al rifugio alle 9:45, quindi ci abbiamo messo 6 ore e mezza in totale. E considerando la pioggia e il fatto che abbiamo sbagliato strada, direi che ci sta. Quindi il tempo di percorrenza sono circa 5-6 ore, a seconda di quanto siete veloci. E anche considerando la neve, perché se venite a fine maggio in teoria non dovreste trovarla. Adesso sono le 11 esatte e riprendiamo il percorso, ripartiamo, però prima di tornare indietro saliamo fino al Pico Mulasen. Qui ci troviamo a 3000 metri di altitudine, dobbiamo raggiungere il picco che è circa 3500 e dovrebbe richiedere circa un'ora e mezza di tempo. Abbiamo lasciato un po' di cose nel rifugio, quindi siamo molto più leggeri e siamo anche molto più fortunati con il meteo. Non c'è assolutamente una nuvola. Mi sa che il problema di oggi sarà il caldo. Ieri sera quando siamo arrivati al rifugio abbiamo trovato 3 persone che già stavano
per riposare, quindi abbiamo deciso di evitare di fare video parlati, di mangiare e andare a dormire. E la nottata è stata abbastanza difficile perché, come dicevo, non eravamo equipaggiati per queste temperature, non ci aspettavamo questo clima il 30 di maggio e perciò abbiamo dormito veramente con sistemi di emergenza, con giacca, maglione di lana, sacco da bivacco, insomma tutto quello che potevamo metterci addosso, e ce l'abbiamo fatta. È stato faticoso però, perché anche durante la notte sono arrivate 2 persone che non erano molto accorte e rispettose degli altri, di quelli che già dormivano, e hanno fatto un bel po' di rumore, luci dappertutto, porta aperta, quindi ecco, abbiamo dormito un po' malino, però siamo pronti a ripartire. Stamattina, prima di ripartire, ho anche messo dei sacchetti di nylon tra i calzetti asciutti e le scarpe, che non si sono asciutte assolutamente come potevamo immaginare durante la notte, e devo dire che stanno funzionando alla grande. Con questo sole comunque non sono troppo preoccupato, credo che i piedi si asciugheranno molto velocemente. Dobbiamo arrivare là. Il dislivello si sente. Ok, siamo agli ultimi 800 metri e è la parte più ripida della camminata. Siamo agli ultimi 350 metri. Questa parte è veramente ripida e si sente bene anche il fatto che c'è poco ossigeno. Ultimi 150 metri. Ce l'abbiamo fatta? È stata una bella faticazza, devo dire, non solo questa parte finale ma anche la giornata di ieri. Interrompo un attimo per fare una piccola parentesi, dato che il video terminerà in cima a Pico de Mulhacén, bellissimo, stupendo, però il rientro è stato faticosissimo, lunghissimo. Chiaramente, partendo dalla cima del picco non siamo stati la stessa quantità di ore di ieri, ma di più. Quindi in totale abbiamo iniziato a camminare alle 11 di stamattina e abbiamo raggiunto il parcheggio adesso che sono le 10 di sera. Dal picco ci abbiamo messo 7 ore, ma il fatto è che dopo aver dormito in rifugio malissimo, un po' il freddo, l'altitudine, il sole, non sono sicuro che sia anche una questione di ossigeno, il fatto che comunque a questa altitudine mi dovrei informare meglio prima di dirvelo, però immagino che ci sia un'area più rarefatta, non so a che altitudine inizi a rarefarsi, però sì, abbiamo avuto entrambi mal di testa per buona parte del percorso e è stato lunghissimo, bellissimo ma lunghissimo. Ok, adesso lascio terminare, lascio il finale al lato positivo al momento, diciamo, più esaltante dell'esperienza.
Ciao bellissimi.